Armando, quindi noi a chi ci rivolgiamo con questo video? Non mi capi perché ti sei buttato dentro alla telecamera. Via. Ci sei? No. Dite a chi ci rivolgiamo, io dico il resto, dai. No, lo voglio dire io. Allora va bene, dai. Ci sei? Pronti? Aspetta che lo faccio ripartire. Ciao a tutti, bentornati sul canale e per chi lo vede la prima volta, benvenuti. Benvenuti. Il titolo che abbiamo messo Ricordatevi è il like. Il titolo che abbiamo messo sulla miniatura è volutamente provocatorio perché la miglior gomma, il miglior pneumatico per Maxi Enduro da turismo effettivamente non esiste. e soprattutto è molto soggettiva la cosa. Perché l'abbiamo messo allora? Perché è soggettivo, appunto, però non tutti hanno la possibilità di provare come abbiamo noi le moto facendo tantissimi chilometri e quindi di mettere a confronto le gomme in brevissimo tempo. E cosa abbiamo pensato? Mettiamo a disposizione degli altri quella che è stata piccola esperienza la che nostra abbiamo fatto in esperienza questi anni. avuto con le nostre moto. Di che moto parliamo? Parliamo della BMW GS, Africa Twin e Suzuki V-Strom. Questo video a chi è rivolto? Maurizio, a chi ci stiamo rivolgendo? Ci stiamo rivolgendo al mototurista, quello che non fa della moto un utilizzo estremo, quindi non fa dell'enduro, ma non fa neanche l'utilizzo da piste, cioè va per strada come se fosse in pista, ma chi con la moto fa del turismo e non si vuole fermare quando la strada diventa impolverata, bianca, con un po' di ghiaia. Quindi Armando, che cosa andiamo a valutare di queste gomme? Beh, la valutazione si basa sulle sensazioni che abbiamo avuto su asfalto asciutto, su asfalto bagnato, su strade bianche, rumorosità, durata della gomma. E magari anche il look, perché voglio dire, la moto l'abbiamo presa perché ci piace, anche se è una cosa molto soggettiva, però noi diamo quello che è la nostra sensazione anche sul look. Durante l'introduzione abbiamo parlato di sensazioni, infatti questo non possiamo parlare di un vero e proprio test di confronto tra i pneumatici, proprio perché non abbiamo utilizzato gli stessi pneumatici negli stessi percorsi, ma li abbiamo utilizzati nel percorrere più strade diverse. Chiaramente le strade ghiaiate sono sempre state ghiaiate, le piste sono piste, quindi diciamo che il confronto si può fare, ma non è un confronto scientifico, è basato sulle nostre sensazioni. Abbiamo utilizzato questi pneumatici su strade bagnate, su strade caldissime, su strade ghiaiate, su strade fredde, in coppia con la moto anche stracarica, e quindi diciamo che le nostre valutazioni si basano appunto su quello che abbiamo provato guidando la moto in queste condizioni. Parto io con l'Africa Twin. Quest'anno ho percorso 37.000 km, ho attraversato 18 paesi, compresa l'Italia, dal Marocco fino a Capo Nord, e quindi ho avuto la fortuna di utilizzare la moto in condizioni diverse, dalle piste del Marocco al bagnato, strade perfette. L'ho utilizzata a pieno carico, l'ho utilizzata da solo e ho utilizzato tipi di gomme diverse. Che gomme ho utilizzato? Ho utilizzato quelle che ho montato adesso, TKC 70, le Pirelli Rally Street, le Karoo Street e le Pirelli Scorpion Trail. Iniziamo quindi dalle sensazioni che mi hanno dato le gomme sull'Africa Twin. Queste naturalmente non sono le mie gomme, altrimenti faticherei a montare questa sulla mia moto, ma comunque sono i tipi di gomme che ho montato. Partiamo con le sensazioni in strada. Se andiamo a vedere il tipo di battistrada, le Scorpion Trail sono quelle che sembrano più stradali, ma in realtà quelle che a me hanno dato più feeling per strada sono le TKC. Mi sono trovato veramente molto bene, non ho mai avuto sensazioni di cedimento dell'anteriore. L'unica diciamo, parte negativa o diciamo pecca rispetto a quella più stradale è che se uno in curva molto piegato gli piace dare del gas, entra in funzione il traction control per chi l'ha inserito. Per chi non l'ha inserito si sente la moto che cerca un po' di andare via.
Lo pneumatico che dà più questa sensazione di scivolamento è il Pirelli Scorpion Rally, mentre quello che dà la sensazione più di solidità quando si è piegati e si accelera è lo Scorpion Trail. Passiamo al fuoristrada. Per quel che mi riguarda, le sensazioni migliori che ho avuto dal fuoristrada le ho avute con le Pirelli Scorpion Rally Street. Sono quelle che mi hanno dato più fiducia nelle strade ghiaiate, e anche per quel che riguarda la trazione, secondo me erano quelle che mi davano miglior trazione. Certo, se si va a vedere la tipologia di gomme, se si legge sui forum, qualcuno dice che cambia poco da una gomma all'altra, ma probabilmente hanno più manico di me. Io con questa mi sono cagato in mano più di una volta sulla ghiaia, perché la moto mi andava via e non aveva trazione. Quindi quando c'è la strada bianca, questa qua è una gomma che non consiglierei a nessuno. Sul bagnato mi sono trovato benissimo con le Scorpion Trail, ma mi sono trovato altrettanto bene con le TKC. Sono gomme secondo me fantastiche sul bagnato. E per quel che riguarda il look invece, conta anche quello, secondo me quelle che stanno meglio su questa moto io credo che siano le Pirelli Scorpion Rally Street, perché le trovo molto aggressive come disegno, ma anche diciamo le TKC70 hanno un bel disegno che si adattano molto bene al mio alla mia moto. Diciamo che adesso vi farò vedere la mia personale classifica per quel che riguarda questi 4 tipi di pneumatici. Quel che posso dire è che queste non le monto più. Queste non mi sono piaciute fin dall'inizio. Queste 2 gomme qua invece tornerò sicuramente a montarle, dipende dal tipo di percorso che avrò intenzione di fare o che andrò a fare. E adesso vi faccio vedere le classifiche per quel che riguarda l'Africa Twin. Bene, adesso parliamo del GS. Anche qua sono riuscito a percorrere quasi oltre 90.000 km in pochissimo tempo, perché qualche giro l'abbiamo fatto. E l'esperienza di gomme cambiate, sono partito con l'Metzeler Nex, e poi dopo sono passato al Metzeler Karoo Street, e poi dopo sono passato anche alle TKC70, e adesso ho montato la nuova versione delle Metzeler, che è sempre la Tourance Nex 2. Dunque, adesso faccio la mia personale classifica modesta. La gomma che non monterò mai più è la Karoo Street, perché proprio non mi ha dato nessuna sensazione, neanche su fuoristrada, di una tenuta così eccezionale. Non mi capiterà di rimontare il TKC70, anche se è una gomma che mi sono trovato benissimo, perché io ero affezionato ai gomme che ho montato più treni, sia delle Metzeler che delle Continental, le Road Attack, perciò diciamo che quelle a pari merito sono le mie 2 gomme preferite. E adesso quella che vi compare è la mia classifica personale. Passiamo quindi al Vostrom. È una moto con cui ho percorso più di 100.000 km, non è questa naturalmente, questa è di mio cognato. Ho avuto l'occasione di fare tantissime strade asfaltate, autostrada, viaggiare in 2 anche in questo caso, da solo. Come strade non asfaltate ho fatto ad esempio le strade piemontesi della Gardetta, la Sietta, la Via del Sale, lo Jafferò, strade che non sono estremamente impegnative ma che comunque richiedono pneumatici adatti al percorso. Su questa moto ho installato le Pirelli Rally Street, ho montato le Metzeler Tourance Next,
le Bridgestone Battlax Adventure A41 e le Pirelli Scorpion Trail 2. Parliamo invece di come mi sono trovato con questi pneumatici sul V-Strom. A differenza dell'Africa Twin, così come mi sono trovato bene sull'Africa Twin con le Pirelli Rally Street, anche in strada, non ho avuto buone sensazioni sul V-Strom con questa gomma per strada. Sarà la ruota 19, non lo so cos'è, ma non mi ha dato un feeling incredibile. Gomme che andavano benissimo, ma non potevi avere quella guida aggressiva che questa moto ti permette con questo tipo di gomme. Quindi è stata una gomma che ho montato proprio per fare certi tipi di strada, ma che onestamente non avrei più rimontato su questa moto. Purtroppo non ho qua con me le Bridgestone, ma comunque anche quelle sono gomme che non rimonterei. Le gomme che su questa moto io mi sono trovato veramente bene in strada e mi permetteva di fare anche qualche strada bianca sono state le Bezzelle Tourance Next. E comunque questa è la mia personalissima classifica per quel che riguarda l'utilizzo di questi tipi di pneumatici su il V-Strom 1000. Ecco qua, è stata una cosa abbastanza rapida, abbiamo cercato di dirvi quelle che sono state le nostre sensazioni con questi tipi di pneumatici. Se però qualcosa avete curiosità di sapere altre cose, Domande senza problemi. scrivete qua sotto che noi rispondiamo molto volentieri. E se il video vi è piaciuto, Mettete sempre un like e magari iscrivetevi anche al canale, che questo è quello che ci fa più piacere. Ciao a tutti!